Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi parliamo nuovamente di telecamere di videosorveglianza e lo facciamo insieme a questo modello della Citronics, modello 700C 4 megapixel. Io di questo brand sto recensendo veramente tantissime telecamere perché dal mio punto di vista il rapporto qualità-prezzo è veramente molto interessante. Considerate che questa videocamera di sorveglianza attualmente su Amazon ha un prezzo di 80 euro, ma c'è un coupon che la sconta di 30 euro, quindi ve la portate a casa a 50 euro. Come sempre in descrizione vi lascio il link per andarla a vedere e quindi ha un prezzo molto interessante per tutte le caratteristiche tecniche che ci offre. Quindi adesso andiamo ad aprire la scatola e vediamo effettivamente cosa ci offre Citronics in questo modello. Partiamo subito. Le caratteristiche principali le andiamo a leggere direttamente dalla scatola. Abbiamo un riconoscimento della figura umana, questo ci permetterà di ridurre al minimo i falsi allarmi. Audio bidirezionale che ci consentirà di parlare con la persona che effettivamente si trova in quel momento di fronte alla telecamera. Supporta una micro SD fino a 128 GB, pan e tilt, ha un pan di 355 gradi e un tilt di 90 gradi, quindi ruota quasi fino a 360 gradi. Audio tracking, questo l'abbiamo già visto su un'altra telecamera, una volta che individua una presenza la segue in automatico, quindi la telecamera ruoterà in automatico. È molto importante alla visione notturna a colori. Questo ci permetterà di avere immagini molto nitide anche con scarsa luminosità. Come abbiamo detto prima, modello 700C 4 megapixel è la qualità, quindi andiamo subito ad aprire la confezione. Qui abbiamo il libretto delle istruzioni, naturalmente c'è sempre l'italiano. Dima, molto importante, questa serve per fare i buchi dritti. Qui abbiamo un piccolo fogliettino illustrativo con le caratteristiche principali. Allora, abbiamo il cavetto LAN per andarla a cablare. Naturalmente questa telecamera è wifi ma può anche essere cablata. Poi abbiamo, andiamo avanti, alimentatore per alimentarla, eccolo qui. Fish o stop per fissarla al muro, quindi questi fanno scopa con la dima. E per ultima abbiamo la nostra videocamera di sicurezza. Qui abbiamo sempre la possibilità di andare a fissare i cavi, quindi questo se la vogliamo cablare, quindi per fissare i cavi. Via la pellicolina, olè, e devo dire che è anche esteticamente molto molto carina. Abbiamo questa palletta che abbiamo detto ruota di 355 gradi e fa un su e giù di 90 gradi, e qui abbiamo queste due antennine per il wifi. Come ho detto può essere cablata, quindi direttamente al nostro modem router, o comunque possiamo sfruttare la connessione wifi. Naturalmente va alimentata. Qui abbiamo il connettore per alimentarla, qui all'interno c'è il tasto come in tutte le Citronics per il reset e anche per la prima configurazione, e qui abbiamo la porta per andare a cablare la nostra telecamera. Quindi adesso la vado a collegare, quindi la vado ad alimentare e andiamo subito a configurarla. Naturalmente l'applicazione è compatibile sia con dispositivi iOS che con dispositivi Android, è Citronics Pro. Io già l'ho scaricata per le altre telecamere, quindi adesso vado ad alimentarla e andiamo ad aggiungere questa telecamera all'applicazione. Il filo di alimentazione è lungo più di 3 metri, quindi che facciamo? Allora, questa è la nostra telecamera, la mettiamo qui e la andiamo a collegare all'alimentazione. Collegata, intanto mi vado ad aprire l'applicazione. Abbiamo detto Citronics Pro, lei intanto comincia a muoversi. Per scaricare l'applicazione è semplicissimo e anche diciamo per fare l'accesso, quindi naturalmente anche in questo caso andremo molto veloci perché i passi sono veramente guidati. Comunque, allora, prima di andare ad aggiungere la telecamera andiamo a fare il reset, quindi apriamo questo tappino e teniamo premuto il tasto di reset. Emette il suono. Quello che vi consiglio io è sempre di aprire le impostazioni del wifi e aspettare di trovare tra le reti disponibili quella della nostra telecamera. Io qui leggo IPCAM 298765, quindi probabilmente già lei è pronta per essere accoppiata. Quindi vado sul tasto aggiungi, questa è una camera wifi con cavo, quindi è un nuovo dispositivo. L'alimentazione è attiva, naturalmente io già l'ho attivata, quindi faccio passaggio successivo. In questo caso il collegamento non è cablato ma utilizzo il wifi, quindi non è collegata al cavo di rete. Io qui vado ad aggiungere questa. Qui andiamo a scansionare il QR code che ha la telecamera. Qui di lato abbiamo questo QR code, quindi lo andiamo a scansionare.
Andiamo molto velocemente perché ho detto tanto i passi sono tutti guidati. Ricerca della telecamera. Qui mi ha già trovato la mia rete wifi, quindi configura e aggiungi. Ok, quindi aggiunta con successo, qui facciamo mai, dove la mettiamo? Per il momento la mettiamo in camera ed eccola qui. Per la sicurezza cambiare sempre la password, come quello che ho già detto, la password di default adesso è admin admin, vi consiglio sempre di cambiarla e la andiamo a cambiare subito. Ok. E andiamo a collegarci. Naturalmente qui mi dice sempre, mi fa un minimo di tutorial su come funziona. Ok, questa è la telecamera, come sempre mi piace spingere al massimo la qualità, quindi mettiamo un bel HD. Come possiamo vedere adesso siamo in diretta e le immagini sono veramente molto fluide. Questa è la cosa che mi piace di Citronics perché i dispositivi sono veramente di ottima qualità. Allora, facciamo così ecco qua siamo ingranditi al massimo. Naturalmente qui possiamo andare, i menu sono sempre gli stessi, andare a parlare, ascoltare, registrare quello che stiamo vedendo, scattare una foto, come abbiamo visto cambiare la qualità, possiamo ruotare, adesso andiamo a ruotare, devo dire è veramente ottima. E devo dire che anche esteticamente questa telecamera è veramente molto molto carina. La rotazione è molto precisa. Adesso concentriamoci sull'applicazione. Allora, rotella delle impostazioni, abbiamo vabbè, la mia connessione wifi, la password l'abbiamo cambiata, gestione notifica degli allarmi adesso è disattivata perché se l'attivo riceverò continuamente avvisi, quindi mentre la sto provando. Comunque andiamo a vedere. Qui possiamo andare a vedere la sensibilità, quindi andare a regolare la sensibilità. Qui ho attivato appunto il riconoscimento della figura umana, questo come ho detto prima per ridurre al minimo i falsi allarmi. Possiamo anche in questo caso regolare la sensibilità, poi andiamo avanti, collegamento di allarme, questo ancora io non ho inserito la scheda SD all'interno, impostazioni video, qui posso andare a settare effettivamente le impostazioni video ma io le lascerei sempre così di default, impostazioni audio posso andare a regolare il volume, registrazione sull'SD naturalmente adesso non è inserita, impostazioni della scheda SD effettivamente non c'è quindi non me la fa vedere, impostazioni dell'ora, informazioni del dispositivo. Qua abbiamo visto l'applicazione è veramente semplice ma in questo caso funziona molto molto bene. Allora, altre caratteristiche di questa telecamera di sorveglianza che non vi ho fatto vedere, qui sotto abbiamo lo slot tramite questo tappino. Naturalmente la telecamera è resistente agli agenti atmosferici quindi può essere installata all'esterno. Qui abbiamo lo slot per andare ad inserire la SD, vi ricordo fino a 128 GB e il tasto di reset. Qui abbiamo questi 4 potenti LED che ci permetteranno appunto di avere una visione notturna a colori. Queste sono le due antennine wifi, come ho detto la telecamera va fissata al muro tramite i suoi stop o può anche essere fissata al soffitto, quindi possiamo fissarla sia in questo modo o anche in questo modo perché abbiamo anche la staffa appunto che ci permette di essere fissata al soffitto. Bene, adesso la vado ad installare così momentaneamente e qui andiamo a vedere come funziona la notifica di movimento e come funzionano questi 4 potentissimi LED. Andiamo subito. Mi sono spostato in salone per testarla, attualmente l'ho accroccata su un cavalletto fotografico giusto per farvi vedere come funziona. La distanza da me alla telecamera sono circa una decina di metri, quindi dall'applicazione, allora, apro l'applicazione, ok, vi faccio vedere che io sono a circa 10 metri e come potete vedere già la telecamera cerchia intorno alla mia persona un rettangolo giallo. Questo significa che sta utilizzando la rilevazione della presenza umana e come ho già detto anche nell'altra telecamera Citronics è molto molto precisa perché come vedete cerca sempre di tenermi al centro e mi segnala subito. Se io mi muovo ed esco fuori dalla sua visuale, naturalmente ha girato un po', ha cercato di venirmi appresso ma si è persa, ma io come ritorno nella sua visuale ho subito il rettangolo giallo che mi cerchia. Io adesso mi avvicino, se mi abbasso un pochettino, lei comunque scende con me. Se io mi alzo un pochettino, lei cerca sempre comunque di correggersi e di tenermi al centro del
rettangolo. Allora, e questa è una delle impostazioni appunto di questa telecamera che dal mio punto di vista funziona veramente bene. Allora, adesso andiamo a provare per dire lo zoom, eccolo qui, ha uno zoom digitale fino a 4x. Allora, in questa stanza adesso non è presente nessuna fonte di illuminazione, ma è luce ambiente, e devo dire, quindi l'immagine è un po' scura, ma comunque devo dire che si comporta veramente bene. Anche in questo caso mi avvicino e lei cerca sempre di tenermi al centro. Vedete come gira in automatico? Anche se sono un pochettino più veloce e cerco di metterla in difficoltà, lei comunque scattino dopo scattino cerca sempre di trovarmi. Allora, lo zoom l'abbiamo visto, adesso torno tutto indietro. Adesso andiamo ad attivare gli allarmi, vediamo come si comporta con gli allarmi. Quindi dalle impostazioni abbiamo detto andiamo su gestione notifica allarmi, ricevi allarmi. Non tocco sensibilità, non tocco niente, vediamo cosa succede. Ingrandiamo. Ecco, un secondo, avviso riconoscimento umanoide. Ho fatto un passo e lei già mi ha rilevato e sono, come ho detto, a circa una decina di metri, quindi veramente tanta distanza. Io, come ho già detto, della qualità di questo marchio ne sono veramente convinto perché ho testato svariate telecamere e devo dire che tutte si sono comportate veramente molto molto bene. Come possiamo vedere, io intanto qui continuo a muovermi e lei cerca sempre di tenermi al centro. Adesso provo a scattare una foto e anche a registrare video, perché naturalmente posso anche registrare quello che sto vedendo. Quindi adesso proviamo il microfono. 1, 2, 3. Si sente anche l'eco perché naturalmente sono vicino, quindi devo dire che funziona bene. Adesso invece andiamo a provarlo in un ambiente totalmente buio perché voglio farvi vedere come funziona la ripresa a colori in assenza di luce. Quindi vado in un bagno cieco dove effettivamente è una camera oscura, quindi è molto molto buio, e vediamo come si comporta. Andiamo. Sono qui. Allora, partiamo subito. Io naturalmente ho disattivato i LED, quindi quello che adesso vi faccio vedere è come si comporta con la ripresa con gli infrarossi. Allora, devo dire che la qualità non è male, comunque insomma mi riconosco, è vero, sono molto vicino, e anche con gli infrarossi comunque ho questo rettangolo intorno, quindi lei anche al buio completo comunque riesce a trovarmi. Perfetto. Allora, adesso vado ad accendere le luci, quindi, allora, indietro, mi sposto nel menu e vado in modalità visione, metto modalità a colori. E come possiamo vedere la situazione cambia perché sono a colori, la luce è veramente molto forte, sono anche vicino quindi mi sta accecando, e se io provo a muovermi e sono al buio completo, comunque lei mi vede, nonostante buio completo, lei comunque cerca sempre di seguirmi, e vi posso dire che qui ho anche lo specchio, quindi sicuramente lei fa fatica. Questo per farvi vedere quanto è importante avere comunque una telecamera che ha i LED. Bene amici, adesso torniamo alla luce e andiamo a fare insieme le conclusioni. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Qua abbiamo visto questa telecamera di videosorveglianza, funziona veramente bene. Prezzo molto interessante, 50 euro per tutte le caratteristiche tecniche che abbiamo visto. Non ho detto che questa telecamera ha anche il wifi a doppia frequenza, quindi supporta sia il 2.4 GHz che il 5 GHz. Quindi devo dire veramente una telecamera completa. Amici, il video termina qui. Come sempre, se avete delle curiosità lasciatele nei commenti. A presto al prossimo video. Flavio.